Ciao amici, come mi avete richiesto su un altro confronto che avevo effettuato, oggi mettiamo insieme due terminali piuttosto diversi ma che si attestano sulla stessa fascia di prezzo, cioè iPhone 11 e Mi 10T Pro. Perché dico terminali diversi? Perché questo è un top di gamma attuale, ma in termini di prezzo si avvicina a questo che è il modello di iPhone che grosso modo sta a un medio gamma, diciamo di iPhone, non rappresenta un top di gamma. Quindi la richiesta che ho ricevuto è stata di mettere a confronto questi due terminali che dovrebbero essere allineati in termini di supporto, di quanto punta l'azienda sul terminale, ma non mi aspetto siano allineati come prestazioni. Già nel confronto precedente avevamo messo a paragone l'iPhone 11 con il Poco F2 Pro e per quanto mi riguarda in tanti scenari aveva vinto il Poco. Oggi li mettiamo a confronto il Mi 10T che è leggermente superiore al Poco F2 Pro in termini di caratteristiche tecniche e a differenza dell'altro test vedremo anche in termini di fotografia come si distinguono questi due terminali, che ho fatto qualche foto e il confronto fotografico potrebbe essere particolarmente interessante. Quindi cominciamo, entrambi connessi alla stessa rete, in entrambi ho chiuso tutte le applicazioni e vi faccio vedere quelli che sono le differenze in termini di tempi di avvio di questi applicativi qua. Quindi cominciamo. No, aspettate, questo ho sbagliato. Vabbè. Mhm. Poi Amazon Shopping e Spock. Ora, come sempre, questo test evidenzia sì delle differenze, ma sono davvero delle differenze marginali, quindi sinceramente non mi fanno, ogni qualvolta ho fatto un test di questo tipo, non ho mai determinato la scelta di un terminale sulla base di queste differenze che sono davvero di pochi centesimi di secondo in alcuni casi sono addirittura impercettibili. Passiamo adesso invece a quello che è il confronto fotografico. Eh, sul... In entrambi i casi non ho mai utilizzato la modalità notte e ho usato il Mi 10T Pro in modalità 108 megapixel. Quindi cominciamo con delle foto, quindi queste foto qua. Cominciamo da qui. Aspettate. Quindi foto al chiuso, foto con luce artificiale, proviamo ad ingrandire. Secondo me è venuta meglio con l'iPhone. Qua tende a sgranare, anche se
il Poco ha raccolto più luce, quindi la foto è un pochino luminosa, un po' più luminosa, vediamo che ci sono dei contorni sgranati, cosa che invece sull'iPhone non ci sono. Poi, scusate, non il Poco, il Mi 10T. Poi passiamo invece a questa foto, quindi vediamo il dettaglio delle cuciture della sedia. In questo caso vedo che sono migliori quelle del Poco. Guardate quanto riesco, sì, vabbè, del Mi 10T. Riesco a ingrandire tanto e arrivo proprio a vedere i singoli filamenti, cosa che qua invece a un certo punto non riesco più a fare. Quindi in questo caso vince lui. Passiamo invece a una foto di un corridoio buio. Stesse condizioni di luce, vedete che il sensore del Mi 10T riesce a raccogliere più luce rispetto a quello dell'iPhone. Quindi, vabbè, in questo scenario vince di nuovo il Mi 10T. Poi, questo invece è una foto di un vialone, siamo di nuovo in condizioni di chiaramente luce artificiale, come vedete è notte, e in questo caso credo che vinca di nuovo il Mi 10T. In generale credo che riesca a raccogliere più luce rispetto all'iPhone. Poi vedete il dettaglio lì in fondo. Proviamo a metterlo più o meno alla stessa grandezza e di sicuro più definita nel caso del Mi 10T. Chiaro che parliamo di una fotocamera che ha 108 megapixel, quindi non ci stupiamo nemmeno più di tanto. Poi, altra foto, scenario di luce leggermente diverso. Qua alterniamo ombra e zone con tanta luce, fatta apposta questo tipo di foto. E anche qui, vediamo che in questa zona, diciamo a metà, la luce e il dettaglio raccolto dal Mi 10T sono sensibilmente superiori rispetto a quelli dell'iPhone. Guardate la cancellata. Qui si riesce a vedere in maniera abbastanza netta, qui un po' meno. Qui addirittura riusciamo a leggere questo logo, qui no. Quindi anche in questo scenario vince lui. Poi passiamo all'altra foto ancora. Idem, guardate quest'albero qui. Si riesce a vedere in questo modo e guardate il dettaglio invece raccolto qui, è molto più sfumato. Piuttosto che... Vediamo... Soffermiamoci sulla macchina. Qui è proprio sgranata, quindi è una foto difficile anche questa perché vedete c'è alterna zone totale buio a zone invece illuminate da luce artificiale. Poi vediamo invece quest'altra foto, anche qui come vedete tanta luce e zone d'ombra. Qui guardate il fogliame come è dettagliato con il Mi 10T, fogliame un pochino più scuro e meno dettagliato nel caso di iPhone. Guardate, la differenza è abbastanza evidente. Poi, grosso modo scena simile, però qui c'è più luce rispetto a prima. Qui secondo me un pochino il Mi 10T fa sparare le zone con quelle più illuminate, però questo gli permette anche di evidenziare un po' di dettaglio nelle zone più scure. Qui nelle zone più scure diciamo che il dettaglio si perde proprio. Guardate queste piantagioni qui, come sono con il Mi 10T e come sono con l'iPhone. È chiaramente una resa, cioè secondo me la resa è un pochino superiore rispetto col Mi 10T. Guardate per esempio anche una cosa che è leggermente agli estremi dell'obiettivo, la cancellata e quello che c'è intorno.
qui si vedono un pochino più i dettagli del fogliame, che qui in realtà non riesco ad ingrandirli nello stesso modo, però a parità di ingrandimento vedete che qui è un po' più chiara la foto. Allora, mi sa che è finito, sì, esatto, è finito il confronto. Vabbè, lascio sempre il solito discorso che faccio ogni volta che metto a confronto iPhone con qualsiasi altro terminale. Chiaro che se il cuore vi dice iPhone c'è ben poco da scegliere, però ho cercato di mettere sul piatto in maniera il più possibile oggettiva i due terminali, quindi stesse condizioni, stessa rete, stesse modalità di posa, e spero di esservi utile nell'acquisto, soprattutto a ridosso del Natale, che magari vi potrebbe interessare. Vi saluto, ciao a tutti!